Buonasera, ci risiamo. Siamo di nuovo qua tutti, con Serena, con Filippo e con Vanessa. No, no, aspetta un attimo, non mi sembra Vanessa. C'abbiamo un ospite eccezionale, un amico se posso, Gianluca Lamberti, che tutti conoscete perché chiaramente è un giornalista, conduttore con un canale YouTube popolarissimo, che a me sta particolarmente caro perché ovviamente condivide le stesse tipologie di tematiche e fra l'altro lo fa con tantissimi ospiti. C'è proprio da dire che Gianluca apre le sue porte a tutte le voci, per cui per chi ama, come me, ascoltare tutte le campane e poi dopo trarre le proprie conclusioni, insomma, Gianluca è il personaggio ideale perché dà una mano a fare questo. Io credo che sia il segreto anche, oltre alla sua bravura, dei tanti seguaci, dei tanti followers che c'ha. Questa sera diciamo che ci siamo un po' scambiati, no? È lui che è venuto ospite da me, quindi a me fa particolarmente piacere. Si è unito a Serena e a Filippo. Purtroppo Vanessa ha ancora dei problemi a casa con papà e io gli rinnovo di nuovo i migliori auguri. Ma stasera abbiamo con noi questo ospite graditissimo, che sono sicuro che anche il nostro pubblico. Quindi grazie Gianluca, benvenuto. Grazie a voi, grazie ovviamente anche a te, è un onore esserti amico anche perché poi tu sei presente anche in tante dietro le quinte, quindi poi dietro magari una puntata ci sono anche delle chiacchierate, delle cose e mi fa un sacco piacere sapere e farti sapere perché magari non ti è ancora arrivata voce che molti relatori per preparare la puntata con me si collegano a te, ai tuoi libri, alle tue teorie, perché dicono perché come ho sentito trattare proprio da Massimiliano Caranzano, vorrei aggiungere, vorrei ricollegarmi, vorrei aggiungere, insomma, quindi sta diventando anche questa tua multidisciplinarietà, sono riuscito a dirlo, sta diventando anche un po' un modus operandi, così come lo è stato, quindi che ti sia anche un po' di un grande in bocca al lupo, come il facciamo finta che è diventato un po' l'elemento contraddistintivo, mi vado a cercare le parole difficili, scusate, di Biglino, per te è la multidisciplinarietà, quindi l'approccio da più punti di vista per arrivare poi a unire i puntini. Quindi è un onore essere qua insieme a voi. Grazie, fantastico. Fra l'altro io son sempre cerco perlomeno sempre di essere molto coerente e per me è un modo logico di procedere, perché ce l'ho proprio, diciamo, nella vita. Qualunque problema mi si presenta non è che lo prendo a testate, cerco di usare tutto quello che ho a disposizione per risolverlo, quindi non ho fatto altro che applicarlo. Ma devo dire che la multidisciplinarità nella ricerca della storia, no, è una disciplina che, hanno fatto loro personaggi di grande levatura. Cioè, il primo che mi viene in mente è Sir Flinders Petrie, per cui se qualcuno legge un libro di Petrie, insomma, in una pagina sembra che parli un ingegnere, la pagina dopo parla l'egittologo, la pagina ancora dopo parla il geologo, per cui si respira la multidisciplinarità e non credo che sia un caso che lui sia stato ed è ancora un punto di riferimento incredibile. È stato colui che ha dato vita alla disciplina che oggi chiamiamo egittologia, anche se quella di oggi è un po' una remota parente dell'egittologia vera di Sir Flinders Petrie, però insomma non è un qualcosa che ho sicuramente inventato io ce l'ho come modus operandi, quindi però sono molto contento che questa cosa che mi dici, insomma, che mi distingue e mi caratterizza, insomma, non è una cosa che mi dispiace, senz'altro. Io farei così, siccome l'altra volta sono venute fuori un casino di domande, poi dopo a un certo punto Filippo mi ha mollato da solo con Serena, per cui insomma apriti cielo, cioè Serena mi ha bombardato di domande. Filippo è il mio moderatore, il mio filtro, mi ha abbandonato e quindi mi ha lasciato nelle mani di Serena tutta la serata. No, sto scherzando, però Serena come sempre ha fatto un mucchio di domande e spero che, direi, anzi senza sperare, dalle visualizzazioni, dai commenti direi che la cosa è anche piaciuta
parecchio. Quindi riprenderei un pochettino il filo del discorso. Mi ero segnato alcune cose che erano uscite, diciamo durante la discussione e, si potrebbe partire da lì. Poi vediamo come sempre dove ci porta la discussione, no. Permettetemi di condividere, eh, il mio schermo. Una delle cose che era uscita fuori quando abbiamo cominciato a esaminare la megafauna è, diciamo, il suo, rappresentante più mitico, non nel senso di mitologico, ma nel senso di quello più, narrato, quello più, diciamo anche sfruttato a livello proprio mediatico, che era il mammut. E, se vi ricordate era emerso in maniera, insomma, del tutto evidente che il mammut, per molte delle sue caratteristiche, si era parlato dell'alimentazione, per esempio, vi ricordate, abbiam detto che le stime, partendo ovviamente dall'elefante, se tanto mi dà tanto, il cugino mammut aveva bisogno di qualcosa che si aggirava intorno ai 400, 500 chilogrammi di vegetali freschi al giorno. Quindi questo mal si conciliava con la presenza di un numero infinito di carcasse di mammut ben all'interno del circolo polare artico, dove chiaramente oggi non cresce nessun tipo di vegetazione. Bene, io avevo detto anche che fra l'altro il mammut, che nello scenario diciamo popolare è il classico elefante peloso che, cammina nel mondo ghiacciato, era tutt'altro che un animale di tipo artico. Insomma, di questo abbiamo le conferme da sempre. Per esempio io, vi faccio vedere alcune delle dichiarazioni che ho messo nei Dei del diluvio. Sono sempre dichiarazioni tratte da libri sicuramente del 1800 questi, quindi sono, esperti che hanno analizzato le carcasse. Fra l'altro hanno analizzato le carcasse, non è che hanno analizzato delle ossa, hanno analizzato dei mammut belli e buoni trovati surgelati, quindi non è che abbiano fatto troppa fatica ad analizzarli, quindi è stata proprio quasi un'autopsia, no, non è stato un cercare di risalire dallo scheletro alle caratteristiche dell'animale. E sentite cosa dicevano questi signori: "Mi sembra impossibile trovare nell'esame anatomico, per esempio della pelle e del pelo, qualsiasi argomentazione a favore dell'adattamento al freddo." Perché dice così, questo esperto del settore? Perché per esempio, eh, il pelo del mammut che nell'era glaciale disneyana viene, dipinto come folto, spesso, proprio una pelliccia protettiva, in realtà si trattava, di peluria. Io ricordo che in questo testo viene descritto quasi come fossero dei capelli, quindi era innanzitutto, rado, non foltissimo, era non grasso, quindi non era, il mammut non aveva delle ghiandole oleose che tutti gli animali adattati al freddo hanno, perché ovviamente il grasso impedisce, per esempio alla neve o al ghiaccio, di attaccarsi al pelo, che diventerebbe un problema, perché invece di riparare dal caldo, cioè ti si appiccica addosso la neve, per esempio, e ottieni l'effetto esattamente contrario. Ecco, lui non aveva queste caratteristiche. Non aveva per esempio i muscoli, sotto la pelle che fanno rizzare il pelo, invece cosa tipica degli animali artici. Quindi erano più che altro una sorta di peluria, una sorta di capelli, vengono proprio definiti così, che fra l'altro con buona probabilità, essendo molto lunghi, camminando non facevano altro che rastrellare della gran neve. Quindi già da queste piccole cose si comprende che non era un animale sicuramente adattato a vivere in un clima artico, quindi all'interno del circolo polare artico. Probabilmente era una versione dell'elefante più adatta a vivere in climi temperati, magari anche in climi che potessero stagionalmente arrivare intorno agli 0 gradi, eccetera, ma niente di paragonabile a quello che troviamo oggi nel nord della Siberia, nel nord dell'Alaska, peggio che peggio nelle isole artiche. Ed era un'opinione che non era l'opinione di uno su tutti. Vi riporto quest'altro, diciamo, parte di un altro libro. I resti del mammut e dei suoi compagni si trovano in abbondanza in entrambe queste zone.
Queste zone si intendono le 2 fasce climatiche della Siberia, quella più a sud, che è comunque fredda ma è caratterizzata da vegetazione, e quella più a nord, che è la tundra, è caratterizzata praticamente da un deserto artico, gelato. È possibile che questi grandi animali abbiano vissuto nelle condizioni che oggi prevalgono nelle tundre, quindi nella parte più a nord? Penso di poter dire senza esitazione che nessun ricercatore, nessuno studente di questo argomento, che sia stato egli stesso in Siberia o che sappia quali siano le condizioni di un clima nordico siberiano, abbia mai risposto a questa domanda in modo affermativo. Pallas, Middendorf, Bayer, Brand, Schmidt, Schrenk and Company, che sono tutti i più grandi studiosi di quell'epoca, coloro che hanno trovato, fatto gli esami, parecchie carcasse di mammut intere, sono tutti d'accordo sul fatto che le vaste mandrie di mammut e degli animali associati non potrebbero vivere nella Siberia settentrionale nelle sue condizioni attuali. Quindi non ci sono dubbi su questo. Quindi le cose sono due: siccome vivevano in quelle zone, abbiamo visto che vivevano a milioni in quelle zone. Tra l'altro abbiam visto anche che più si andava a nord, vi ricordate, più si saliva a nord e più aumentava il numero delle carcasse che sono state ritrovate, come se più vai a nord, al punto che qualcuno ipotizzava che al di là della zona conosciuta al nord della Siberia ci fosse una terra temperata, mite e verde, che diceva, caspita, a sud non c'è sta terra, quindi qua ci sono i mammut, quindi si deve stare a nord, no? Sì, E quindi tutti erano d'accordo su era questa cosa. con quel nome strano, ti ricordi? Sì, sì, quel nome impronunciabile che insomma Vestigia di ci vuole coccodrilli. un... Ti ricordi che parlava Sì, anche di vestigia di coccodrilli, quindi animali tropicali comunque, insomma, rettili che tartarughe, coccodrilli, anche fra l'altro anche la flora, non soltanto la fauna, era sicuramente una flora di alto fusto. E poi mi ricordo che in un passaggio molte di queste piante venivano descritte come quelle che si possono trovare, per esempio, in Florida, quindi sicuramente non in zone fredde, in zone temperate, insomma, parliamo di queste cose. Quindi su questo non c'erano dubbi. Ma allora a questo punto si può già dedurre qualche cosa. Siccome questi animali vivevano nel nord della Siberia e non erano animali artici, ma ci sono mille motivi per cui non lo erano, non erano animali artici, e siccome oggi quelle zone sono invece artiche, e beh, gioco forza deve essere cambiato il clima di quelle zone, perché insomma, se non è zuppa è pan bagnato, insomma, siamo d'accordo, a meno che voi non troviate qualche altra soluzione. Qualcuno ci ha anche provato, qualcuno ha detto che erano animali che migravano. Abbiate pazienza, ha detto un po' una scemenza. Ma perché un animale dovrebbe migrare dal terreno, diciamo, dalle zone centroeuropee o diciamo della Siberia meridionale, dove il clima è più accettabile, c'è vegetazione, perché dovrebbe migrare al nord in una zona artica, fredda, fra l'altro che io faccio notare anche essere buia per 8 mesi all'anno, perché non è soltanto fredda, per quale motivo? E poi soprattutto cosa mangia quando va là, perché il problema è che cosa mangia quando va là. E poi c'è l'ultima delle ciliegine sulla torta. Siccome hanno trovato, come vi ricordate, gli alberi ad alto fusto con ancora le radici nel permafrost congelati, e beh, un mammutto potrebbe anche in teoria migrare, ma l'albero non è che salta fuori con le radici e decide, sai che quest'estate vado al fresco sulle rive del mare Artico. Quindi è evidente che la zona nord della Siberia in quel periodo era una zona temperata. Era una zona che potrebbe essere l'attuale, diciamo, centro Europa, ma mi verrebbe quasi da dire centro-sud Europa. Mm. Quindi questo era un pochettino una delle cose che volevo sfatare. Quindi l'immagine disneyana che qua vi ho riprodotto è un'immagine di pura fantasia, insomma, corrisponde proprio poco alla realtà. È un po' lo stereotipo che ci siamo creati. E questo era una delle cose che vi volevo dire dell'altra volta, che volendo aggrava il problema, no? Perché voglio dire, fa proprio venire in mente che qualcosa deve essere successo a livello del clima
ma il clima non è che cambia, fra l'altro è cambiato per 10.000 anni, non è che è cambiato per 2 estati, per 3 estati ha fatto freddo. È successo negli anni che l'esplosione di un grosso vulcano abbia creato quelle che vengono chiamate gli anni senza estati, no? Perché ha fatto freddo, perché il pulviscolo ha oscurato, ma poi dopo il clima si è ripreso. Qui stiamo parlando di 10.000, la Siberia è congelata da 10.000 anni a questa parte. Quindi il cambiamento è necessariamente geologico, non è un cambiamento meteorologico. Geologico si intende quello che hai detto tu, Serena. Qui c'è stato un cambiamento pesante di latitudine di quelle zone. Quelle zone una volta erano più vicine all'equatore, non ci sono troppe altre soluzioni a questa cosa. Ed è un bel problema, perché dire che una zona cambia latitudine e la cambia anche di un po'. Insomma, vogliamo parlare di 30 gradi almeno di latitudine di cambiamento, direi che i numeri sono più o meno quelli. Insomma, bisogna trovare la spiegazione che ci spiega quella cosa. D'altronde le evidenze sono schiaccianti. Questa è un'altra delle cose che poi mi è venuta in mente, e poi sto zitto, però era giusto per far partire la discussione riprendendo da dove l'abbiamo lasciata. Un'altra delle cose che mi è venuto in mente, che avevo già scritto addirittura in prima di noi, questa era eh, una slide che riguardava per esempio la flora, no? Nel mare Artico, al largo della Siberia settentrionale, ci sono delle isole, per esempio le Liakov, oggi conosciute come isole della Nuova Siberia, ormai desolate, con una vegetazione di soli cespugli striminziti e alcuni resistenti muschi. Questa è la situazione di oggi. Quelle sono quelle isole che vi ricordate, abbiamo detto essere quasi composte interamente da ossa di mammut e di altri animali. Le regioni artiche della Terra erano originariamente ricoperte di lussureggianti foreste, i cui resti continuano a sconcertare i paleontologi. In alcuni casi sono stati scoperti i resti di più di 20 strati sovrapposti di differenti foreste. Gli alberi che una volta vi crescevano sono stati descritti come simili a quelli che crescono nelle attuali paludi di cipressi della Florida. A me poi è venuto in mente un esempio che veramente è indicativo, e questo è una citazione di un barone estone, tedesco, estone, che però ha lavorato tutta la vita per la Russia fondamentalmente, il barone Toll. Era bah, lo si può definire un esploratore, non saprei bene come dirlo perché allora facevano un po' di tutto. Comunque è un personaggio che ha dedicato la vita a viaggiare e a studiare le terre ignote. E sentite cosa racconta. Lì, nelle isole Liakov, quelle che abbiamo visto essere fondamentalmente composte da ossa di mammut, all'interno del circolo polare artico, trovò i resti di un albero da frutto che era stato alto 90 piedi, che se ho fatto la conversione giusta sono 27 metri. Già, insomma, un melo alto 27 metri è una bella bestia di una pianta, no? Cioè, voglio dire, già quello mi ha colpito, però comunque un albero che una volta quando era in piedi era 27 metri. Ma state a sentire cosa dice. L'albero era perfettamente conservato nel permafrost, con le sue radici e i suoi semi. E fin qui va abbastanza bene, perché se si sono conservati i mammut, a maggior ragione si conserva il legno. Ma Toll sosteneva che foglie verdi e frutti maturi erano ancora aggrappati ai suoi rami. E questo è devastante, assolutamente devastante. Eppure al momento attuale l'unico rappresentante della vegetazione arborea sulle isole è un salice che cresce un pollice di altezza. Però questo signore ha trovato un albero con i frutti maturi e le foglie attaccati ai rami, congelato nel permafrost. Ora, un frutto, lo sapete meglio di me, che se cade da una pianta nel giro di un paio di giorni marcisce ragionevolmente, 3 giorni, marcisce. Quindi questi frutti erano ancora attaccati alla pianta e le foglie verdi ancora attaccate alla pianta. Quindi questa pianta, come al solito, ci dice, ci dà un dato importantissimo. È stata congelata pressoché istantaneamente. Questa pianta è stata surgelata nell'arco ragionevole di qualche ora. E oltretutto è stata surgelata
pesante, perché voglio dire, la frutta sappiamo benissimo che si deteriora molto facilmente. Quindi se i frutti sono arrivati, diciamo, in quello stato, attraversando 10 millenni, almeno 10 millenni, probabilmente 12, direi che insomma lo stato di congelamento era abbastanza, abbastanza ben fatto, no? E uno si dovrebbe domandare come siano possibili queste cose. Che cosa ha congelato un albero di 27 metri con i frutti attaccati e l'ha tenuto congelato per 12.000 anni? E poi soprattutto perché un albero da frutta cresceva a 27 metri in un'isola dell'attuale mare Artico dove, come vedete, si conferma ancora una volta che praticamente cresce solo del muschio. Quindi era un altro di quegli episodi che vi volevo far vedere. C'era l'ultimo che era questo, l'ho accennato. Non è una caratteristica, attenzione, solo della Siberia. Anche dall'altra parte, diciamo nella Siberia americana, nell'Alaska. Questo è un campo petrolifero di Prudhoe Bay, e sentite cosa raccontano gli addetti alla trivellazione di quelle zone. I cercatori di petrolio, trivellando attraverso il permafrost dell'Alaska, hanno portato su un tronco d'albero lungo 18 pollici, da quasi 1.000 metri sotto la superficie. Non era pietrificato, era solo congelato. Anche se il terreno è ghiacciato per 1.900 piedi dalla superficie a Prudhoe Bay, in Alaska, ovunque le compagnie petrolifere che hanno scavato intorno a quest'area hanno scoperto un'antica foresta tropicale congelata. Cioè, una foresta tropicale congelata. Cioè, è una combinazione di due parole che ti deve per forza far pensare. Non pietrificata, cioè lo specificano molto bene, non stiamo parlando di una roba di milioni di anni, stiamo parlando di roba fresca, tropicale, infilata nel congelatore e sotterrata. Siamo alle solite, esattamente come per i mammut. Si trova tra i 1100 e i 1700 piedi di profondità. Ci sono palme, pini e fogliame tropicale in grande abbondanza. In effetti le hanno trovate distese l'una sull'altra, proprio come se fossero cadute in quella posizione. Non viene in mente queste scene di eventi apocalittici che diciamo riducono a brandelli mammut da 5, 6, 7 tonnellate e ovviamente appiattiscono queste foreste sulle quali poi cala in qualche maniera questo gelo improvviso e poi vengono sotterrate da metri e metri e metri di questo terreno di cui parlavi tu, Serena, degli Edoma. Sì, E ora questi son dati che insomma son difficili da confutare perché come vedete ci sono centinaia, centinaia di evidenze di questa cosa. E il problema è però capire cosa è successo a questo punto. Quindi ho trovato questi altri esempi che volevo condividere, diciamo, ancora relativi alla discussione che abbiam fatto la scorsa volta, ma che credo che siano assolutamente in linea con tutto quello che abbiamo raccontato e ci siamo detti. Max, posso farti una domanda? Beh, insomma, direi proprio di sì. Senti, per quanto Basta che riguarda... non sei cattiva, non mi fare delle domande cattive. Innanzitutto volevo dire il discorso anche della conservazione. Mi ricordo che nel libro di Dei del Diluvio parli addirittura di pesci che sono stati trovati e di cui si sono cibati le persone, che erano completamente freschi una volta scongelati e che le carni dei mammut, del mammut venivano addirittura date ai cani perché era carne fresca, era come se fosse stata scongelata. Quindi anche quello ti fa riflettere, nel senso non è che erano, cioè è stata addirittura ibernata, il fatto anche che da surgelato passa a un'ibernazione. Sì, L'ibernazione suggerisce un cambio di latitudine, o no? eh, dunque, un punto molto importante che stai dicendo, qui non stiamo parlando di infilare del cibo nel freezer, non stiamo parlando di questo. Perché poi dopo vedremo, volendo, che proprio le analisi stesse sui ritrovamenti dimostrano che non è stato un lento congelamento, quindi quello che potrebbe subire, che so io, un alpinista che si disperde sulla cima dell'Himalaya e nel giro purtroppo di
di 20 ore, insomma il suo corpo si dà per sconfitto e poi viene congelato. Qui stiamo parlando di infilare qualcosa dentro l'abbattitore, cioè di infilare qualcosa all'interno di un meccanismo che abbatte la sua temperatura dai 36 gradi corporei di un mammut ai, vi ricordate qual era la temperatura? Meno 100 e passa gradi. E lo fa nel giro di poche ore. E lo fa su un territorio che va da tutto il nord-est della Siberia fino dall'altra parte, diciamo, ai confini europei. Anzi, scavalla anche lo stretto di Bering e va in Alaska. Quindi stiamo parlando di un bel problemino da risolvere. Quella dei pesci, che per pura fortuna capita che ho quella citazione, perché non era negli argomenti che dovevamo trattare, però è una citazione che calza veramente a fagiolo e io l'ho trovata eh, se queste cose che ho detto fino adesso non sono abbastanza eclatanti e stuzzicanti, boh, per me lo sono perché mi incuriosiscono per trovare una risposta. Questa è una di quelle che mi ha fatto saltare giù dalla sedia. Innanzitutto è una citazione che ho trovato doppia, quindi su due fonti diverse. La fonte che cito adesso io è Solzhenitsyn, che è un personaggio decisamente degno di, come si dice, di credibilità, no? Mi veniva trust in inglese, di credibilità. E poi l'ho trovata su un'altra fonte separata che arrivava da un'altra rivista, ovviamente fonti russe perché è stato trovato in Siberia. Sentite cosa citava la citazione dal libro di Solzhenitsyn. Nel 1949, nel corso degli scavi sul fiume Colima, ora nella parte nord della Siberia ci sono praticamente tre grandi fiumi, no? Partendo da ovest andando verso est. La Colima è quello tutto ad est ed è una zona ricchissima di mammut, di carcasse di mammut. Nel corso degli scavi sul fiume Colima era stata scoperta una lente di ghiaccio sotterranea, che in realtà era un torrente ghiacciato e in essa vennero trovati esemplari congelati di fauna preistorica di alcune decine di migliaia di anni fa. Che si tratti di pesci o di salamandre, essi si sono conservati in uno stato così fresco, ha riferito il corrispondente scientifico, che i presenti hanno immediatamente rotto il ghiaccio che racchiudeva gli esemplari e li hanno divorati con gusto sul posto. Ora, stiamo dicendo qualche cosa, lo dico come si dice terra terra, cioè qui c'era un fiume, un ruscello, un torrente di acqua corrente che stava scorrendo con all'interno dei pesci o degli animali, delle salamandre, che di botto si è congelato di botto e ha frizzato al suo interno questi animali e li ha tenuti così per 10.000 anni. Attenzione, c'è un altro punto importante, una lente di ghiaccio sotterranea, ci rischiamo di nuovo, non solo si è congelato, ma poi sopra è stato ricoperto di nuovo da uno strato di terra. Quindi stessa esatta dinamica che troviamo per l'albero da frutti, per i mammut, per le foreste, per tutto quello che abbiamo visto fino adesso. Quindi la dinamica che noi stiamo cercando di ricostruire prevede un evento devastante che uccide, fa a brandelli, abbatte gli alberi, tutto quello che deve fare. Due, un freddo glaciale che iberna all'istante o nel giro di poche ore un ambiente di migliaia di chilometri. Tre, un qualcosa che seppellisce tutto sotto diversi metri, se non decine di metri di terra. Quindi questo è l'evento di cui dobbiamo comprendere le cause. C'è anche una raffigurazione in uno dei testi che ho letto per scrivere le idee del diluvio che fa ben capire cosa hanno trovato questi signori. A me ha impressionato pensare, voi immaginatevi un torrente di montagna che fai così e si congela, perché i pesci sono rimasti lì, cioè track, come stavano dando l'ultima pinnata, sono rimasti lì congelati. Abbastanza impressionante questa cosa, davvero abbastanza impressionante. Ecco, fra l'altro, Max, ne approfitto perché poi io di solito per provare quantomeno a
a immaginare un po' gli scenari, vado ad attingere magari dai fumetti, cartoni, film. E prima hai citato proprio anche il mammut dell'era glaciale, ma su questo congelamento istantaneo, io spero di ricordare bene un film che si chiama The Day After, mi pare, in cui c'è questo forte cambiamento climatico, in cui c'è proprio la scena dove sugli elicotteri all'istante un vento li ghiaccia e li cristallizza in un istante. E questa immagine mi aiuta a comprendere quello che potrebbe essere successo. E poi, tra l'altro, i creatori di molti di questi contenuti, tra cui la Disney, Pixar e molti che hai citato anche prima, il mammut proprio nell'era glaciale a una certa lo fanno un po' cadere sotto una lastra di ghiaccio in un'enorme giungla con questa vegetazione gigantesca, perché prima parlavi anche di questo albero che è un albero di circa 30 metri, magari non a tutti può essere chiaro, è un palazzo di 10 piani. E quindi questa vegetazione, questi alberi enormi compaiono in tanti testi di cui andiamo un pochettino a unire i puntini. Però, come vedete, anche i cartoni o la cinematografia poi portano queste teorie e non penso che se le siano del tutto inventati. Guarda Gianluca, non ti nascondo che credo Serena, che sei sicuramente già arrivata a quella pagina, lo puoi testimoniare. Quando io ho provato negli Dei del Diluvio a dare una spiegazione di che cosa abbia ibernato tutto, ho citato esattamente quello che hai detto tu. L'idea, la lampadina mi si è accesa guardando The Day After Tomorrow. Poi dopo ragionandoci, ma è stato un reverse engineering, perché prima mi si è accesa la lampadina e poi ci ho trovato la logica. E la logica è molto semplice, come dicevamo l'altra volta. Allora, un mammut all'interno della sua pancia sono stati trovati dei vegetali non digeriti, quindi vuol dire che sono stati congelati nell'arco ragionevole di qualche ora, altrimenti gli enzimi, anche se l'animale fosse morto, tutti gli enzimi, i batteri presenti avrebbero continuato la digestione, no? Quindi vuol dire che un mammut, facciamo neanche uno grossissimo, 5 tonnellate, all'interno del proprio stomaco, che sta nella parte veramente centrale dell'animale, quindi la parte più protetta e calda, un animale che ha una temperatura di 36 gradi, in qualche maniera è successo qualcosa all'esterno che gli ha congelato il contenuto dello stomaco. I calcoli fatti non da me, ma di esperti di criogenica, ci hanno dato dei valori, ci hanno detto che per far sì che ciò accada, tu dovresti esporre l'animale a temperature inferiori ai 100 gradi sotto zero. Quindi poi potranno essere 120, 110, adesso non stiamo a disquisire di queste cose, ma stiamo parlando di temperature inferiori ai 100 gradi sotto zero per almeno un po' di ore. Allora, la logica è stata molto semplice, è stata quella di domandarsi dove, dove sul pianeta noi abbiamo temperature di quei valori. C'è un posto sul pianeta Terra che ha temperature, diciamo, con quei valori? Questa è stata la domanda che mi son fatto. Ormai avevo già la risposta, però poi ci ho trovato la logica per dire. E di primo acchito verrebbe da dire di no, no? Tanto perché sappiate, credo, se non è stata battuta, la temperatura record più bassa mai registrata, credo sia stata 98 gradi, però voglio dire, non è una temperatura che tu sei lì che pasteggi in mezzo al bosco, mangiucchi e boom, di botto da, non so, più 15 gradi ti trovi a meno 110 gradi, no? Sono temperature che vengono raggiunte magari all'apice di una tormenta incredibile nel posto più remoto del nord dell'Artico, no? Quindi dove troviamo quella temperatura sul pianeta? Beh, c'è un posto dove quella temperatura è la regola, anzi, i meno 100 gradi è quando già fa caldino, ed è la troposfera. Quindi quelle temperature ci sono nella troposfera, quindi voi sapete benissimo, chi di voi ha avuto il piacere di fare un viaggio in aereo di quelli a lungo range, a lunga gittata, no?
Tipicamente ci sono tutti i parametrini sul televisorino davanti che è il sedile, che ti dice la velocità, l'altitudine, e poi ce n'è uno che ti dice sempre la temperatura esterna. Ora, un jet che vola a 10.000 metri d'altezza, 10.000 metri d'altezza, normalmente la temperatura esterna è meno 50 gradi, meno 54 gradi. Ecco, se si sale ancora un pelino si arriva facilmente a meno 100 gradi. E quindi da lì è scattata la molla per capire ovviamente cosa è successo. Deve essere successo qualcosa che ha portato quelle temperature che c'erano là sopra, giù di sotto, in maniera molto rapida ed è scesa a questa, diciamo, questo ghiaccio improvviso. E credo che, Gianluca, quale immagine hollywoodiana migliore degli elicotteri che vanno a salvare nelle Highlands della Scozia gli scienziati all'interno della stazione meteorologica, che vengono congelati all'istante, ricorda questo esempio. Quindi esattamente la stessa cosa che ho pensato io. Quindi o abbiamo detto tutte e due una stupidaggine, o forse ci abbiamo azzeccato tutte e due. Vabbè, poi chiaramente chi leggerà gli dei del diluvio vedrà che questa cosa, poi ho capito, ho trovato anche gli articoli scientifici che supportano questa folle teoria. Però diciamo che l'approccio è stato un po' meno scientifico, è stato hollywoodiano. Guarda, ti porto un'altra riflessione che potrà essere utile. Prima, quando hai detto Siberia, mi si è accesa un'altra lampadina, perché la Siberia in realtà a nascondere il fatto che la civiltà potesse essere un po' più il centro del mondo, della conoscenza, di quello che si possa pensare. Io questa domanda me la sono fatta quando, parlando degli sciamani, mi viene raccontato che l'origine degli sciamani risale proprio alle terre della Siberia. E quindi io faccio fatica a immaginare la Siberia fredda e ghiacciata come patria degli sciamani e di un certo tipo di conoscenze. Perché tu dici, cazzo, con tutti i posti che c'erano e spazio ce n'era, cioè, ma proprio al freddo devi andare, voglio dire, ma vatti a sedere sulle rive del Mediterraneo, no? Voglio dire. E quindi confermi anche tu che qualcosa non torna. Quelle zone non erano fredde, non erano zone fredde, ce ne abbiamo un'evidenza infinita, ma io posso andare avanti per delle ore. Quindi il problema adesso che si pone, e direi che è il prossimo passaggio, perché ormai abbiamo dato per assodato questo, che si pone è cosa sia successo. Quindi cosa è successo? Perché è vero che questa spiegazione di The Day After Tomorrow spiega il congelamento, sì, però non è che adesso c'è, tu cammini per strada, si apre un buco nell'atmosfera e diciamo, l'aria gelata della troposfera scende giù e ti ghiaccia, cioè deve succedere qualcosa perché questo meccanismo ipotetico si scateni, quindi dobbiamo cercare di capire alcune cose. Io ho trovato due o tre cosine che vorrei farvi vedere che ci danno una mano a fare un altro passetto in avanti e ve le vorrei condividere. Perlomeno a me sembra che ci diano una mano a fare un altro passetto in avanti. Poi, come sempre, ve lo lascio giudicare a voi. Allora, la prima cosa che vi faccio vedere è un ritrovamento eccezionale del 2013. Sempre le isole di Liakov, no? Ve le ricordate dove sono? Pieno circolo polare artico. Quindi siamo, non lo dico perché poi viene pubblicato, ma in ai lupi, no? Siamo proprio molto, molto fuori dalla civiltà. Questo è un articolo del 2013, hanno tirato fuori un esemplare maschio, diciamo una buona parte di un esemplare, l'altra parte se la sono mangiata, diciamo, gli animali perché si era scoperta, si era scongelata, di un mammut che è stato datato a radiocarbonio e udite udite qual è la datazione che è uscita, 11.000 anni fa, casualmente, ma la cosa che ha scioccato letteralmente il team di ricercatori russi, non vorrei dire una stupidaggine, coreani, è stata la seguente cosa. Quando Grigoriev e la sua squadra hanno rotto il ghiaccio che intrappolava il reperto, hanno visto una sostanza scura che colava dal corpo. Non hanno avuto alcun dubbio, era sangue.
Non solo, anche la carne aveva l'aspetto rosso di carne fresca. Questa è la provetta di sangue di mammut raccolto e questo, come vedete, è un pezzo di carne tagliato di un animale di 11.000 anni. Ora, vi ricordate quando vi dicevo che questi mammut che si sono, diciamo, rifugiati sulla cima di queste montagnole di quello che era il nord della Siberia prima del grande diluvio e poi, diciamo, è arrivato lo tsunami, è arrivato il diluvio che sempre più è salito su quelle che da montagne son diventate delle isole e lo sono ancora, e loro si sono raggruppati sempre più sulla cima finché qualcosa li ha colpiti e li ha sterminati sul posto. Quindi non sono morti di fame, non sono morti di stenti dopo 2 o 3 mesi che erano lì a milioni senza più nulla da mangiare e circondati dall'acqua. Sono stati colpiti da una mano cosmica che li ha congelati sul posto e li ha sterminati sul posto. E infatti, insomma, ne troviamo sempre più le testimonianze. E questa è un'altra delle testimonianze, direi veramente, a me lascia allibito vedere questo pezzo di carne rossa e pensare che c'ha 11.000 anni. Addirittura pensate, quando hanno rotto l'ultimo pezzetto di ghiaccio ha cominciato a sanguinare questo mammut. È qualcosa di assolutamente incredibile. L'altra cosa che sempre emerge è il fatto che questi animali non solo son congelati, ma sono anche sotterrati. mh? Una delle spiegazioni che viene sempre data, e poi la vediamo questa cosa perché merita veramente l'attenzione, è che cadono tutti in una buca, no? Perché son sotterrati? Perché stavano passeggiando tranquilli, c'era una buca piena di fango, ci son caduti dentro, son sprofondati nella buca di fango e la buca di fango poi si è congelata e quindi noi li troviamo sotto 2 o 3 metri di fango. Peccato che ne troviamo magari 3 o 4 di 'sti mammut, tutti congelati in perfetto stato di conservazione. Quindi questo implica che o sono scemi e son caduti uno dietro l'altro, cioè modello si son seguiti dentro la buca. L'elefante tipicamente non è un animale tanto stupido. Oppure l'altra teoria è che ovviamente son caduti nella buca liquida, fango sciolto, che si è congelato e l'ha intrappolato. Poi si è di nuovo sciolta la buca, ce n'è caduto dentro un altro e si è di nuovo congelata. Poi si è di nuovo sciolta, ce n'è caduto dentro un altro e si è di nuovo congelata. E in questo scioglie e scongela e ricongela, scongela e ricongela, chiaramente la carne non si è mai deteriorata, no? E queste sono spiegazioni che sono veramente assurde. È evidente che è successo qualcos'altro. Tu hai sottolineato, hai fatto la domanda l'altra volta, Serena, sulle Iedoma, no? Queste Sì. colline, diciamo, colline di un materiale stranissimo, in gran parte acqua, fra l'altro in gran parte acqua salata. Ecco, questa è una piantina che ci fa vedere, diciamo, innanzitutto la distribuzione di queste Iedoma, mh? E vediamo che sono un qualche cosa che, almeno una volta, perché molte adesso si sono anche sciolte, si trovava su tutto il perimetro del circolo polare artico, ma anche più a sud, come vedete, del nord della Siberia e dell'Alaska. Quindi qualunque cosa abbia creato queste Iedoma è stato ancora una volta un evento spaventoso, perché ha coperto migliaia di chilometri di distanza. Questa è una foto di una sezione crollata di una Iedoma, in questo caso siberiana. Ora vedete come luccica, luccica così perché come vi dicevo è fatta in buonissima percentuale di acqua. Le percentuali sono intorno al 90-95% è acqua salata. Il resto è pulviscolo, finissimo pulviscolo, cioè non ci sono sassi, rocce, è pulviscolo, proprio come se fosse una polvere mischiata ad acqua. Insomma, di nuovo, uno deve cercare di capire che cosa può aver provocato su quell'arco di territorio infinito un fenomeno di questo genere. Perché non è un fenomeno che puoi attribuire, guardate l'altezza di quell'uomo, cioè quanti metri potranno essere qua? Ci potranno essere, Gianluca, 50 metri d'altezza questa roba qua. Quindi qui stiamo parlando di
di metri e metri, di milioni di metri cubi di questo misto che possiamo chiamare fanghiglia, che di nuovo ancora una volta si è congelato e si è surgelato. Sotto e dentro questa fanghiglia troviamo i mammut e troviamo gli alberi da frutti e troviamo tutte queste cose. Ora, io un paio di ideine le ho buttate lì. Allora, ci son due possibili provenienze per questa cosa. La prima provenienza è di tipo alluvionale, fluviale, che è stata ipotizzata dalla stragrande maggioranza dei scienziati, ma che trova degli ostacoli pressoché insormontabili. Il primo ostacolo che mi verrebbe da dire è da dove arriva sto pulviscolo, perché se dentro ci fosse di tutto, rocce, eccetera, lo posso capire, ma è pulviscolo, cioè vuol dire. L'altra provenienza è che sia piovuta dal cielo. E se è piovuta dal cielo abbiamo una sola possibilità, è stato un evento cosmico. eh. Noi sappiamo benissimo che c'è stato un bombardamento a tappeto del pianeta nell'episodio dello Younger Dryas, quindi questo è il risultato, una delle conseguenze di quel bombardamento a tappeto. Il pulviscolo che probabilmente ha oscurato per decenni il pianeta dal Sole e l'ha gettato nel freddo glaciale dello Younger Dryas è anche in parte precipitato subito e poi dopo, e precipitando probabilmente si è mischiato alle alluvioni, agli tsunami che c'erano, ed è stato lui stesso vittima di questo fenomeno di congelamento poi. Quindi questa potrebbe essere una delle ipotesi, potrebbe essere una delle ipotesi. È un qualcosa di estesissimo, questa è una fotografia vecchia, ma si capisce quanto è estesa questa, diciamo, formazione di questo, in inglese lo chiamano loss, di questo materiale che, ripeto, si tratta di un pulviscolo veramente finissimo. Fra l'altro poi anche andando a analizzarlo si riesce anche a capire in quanto tempo si è congelato, insomma si riescono ad arrivare anche in questo caso da delle analisi semplici, della semplice logica, si riescono a ricavare dei dati veramente importanti. Vi faccio vedere un'altra cosa che c'entra tantissimo con quello che abbiamo detto adesso. Questi mammut che vengono ritrovati congelati, questi che in teoria sono caduti accidentalmente in preda a una labirintite elefantina all'interno di queste pozze e poi si sono congelati, vengono trovati in una posizione particolare. Un altro fatto curioso riguardo alle carcasse e agli scheletri dei mammut in Siberia è che in diversi casi essi sono stati trovati sepolti nel terreno in posizione verticale, in circostanze del tutto analoghe a quelli ritrovati in Nord America. Cioè c'è tutta una vastissima letteratura che ho riportato nelle idee del diluvio, dove questi animali, all'interno di questa ipotetica pozza di fango dove sono caduti e sono morti e poi diciamo sono stati congelati e sono rimasti lì 10.000 anni, non sono come dovrebbero essere, diciamo, orizzontali su un fianco, sul fondo. No, se buttate una carcassa che affonda, cioè non è che affonda e rimane in piedi sui due piedi dietro, ok? Spesso con le zampe davanti così, come se stesse tentando disperatamente di uscire dalla buca o mi verrebbe da dire stesse tentando disperatamente di respirare, di continuare a respirare. E la trovate morta, sdraiata. E uno mi può anche dire: sì, ma è giusto, è caduto nella buca, ha alzato le zampe e ha cercato di uscire. Sì, ma prima o poi sarà morto cercando di uscire, no? E nel momento in cui muore dovrebbe nuovamente andare sul fondo e sdraiarsi sul fondo di questa cosa. E invece no, sono stati trovati in piedi, dritti, come se ancora una volta, come le salamandre o i pesci del torrente, fossero stati congelati lì nel momento del loro ultimo respiro mentre cercavano di salvarsi. Vi aggiungo anche ancora un dato che ho trovato in tantissimi casi. Quasi tutti questi animali, nel momento in cui è stata fatta una sorta di autopsia o comunque una pseudo autopsia, un'analisi anatomica dell'animale, si ipotizza che siano morti per soffocamento. Quindi sono morti soffocati, dove per soffocati vuol dire o che hanno respirato
per esempio detriti, quindi mi viene in mente l'aria era talmente satura di pulviscolo, eccetera, che alla fine ti riempi i polmoni di sta roba e muori. O ci sarebbe anche un'altra ipotesi, che l'aria era talmente rarefatta che non c'era più ossigeno e sono morti sostanzialmente per soffocamento. E sono stati congelati in quella posizione. Per quello ho detto nel tentativo disperato di respirare, no? Questa è una delle rappresentazioni, per esempio, che si possono fare. È chiaro che se cadi dentro una pozza non è che affondi dritto in piedi e ti pianti sul fondo. Uno può capitare il caso che rimanga così, ma che ne rimangano tantissimi, vi garantisco ce ne tantissimi. Quindi fa di nuovo venire in mente, secondo me, un'istantanea, no? È successo qualcosa che ha congelato letteralmente la situazione in quel momento lì com'era, che fosse una pianta, che fosse un mammut, che fosse quello che era, è successo che è stato congelato lì nel momento, sull'istante. Aggiungo un Max, altro paio di dati. Dimmi. a sostegno anche della probabile ipotesi che ci sia stato questo, diciamo, pioggia di meteoriti che hanno scatenato il tutto, c'è anche il fatto che sono state trovate delle particelle, mi pare di ferro e di nickel, nelle zanne d'avorio dei mammut, se non sbaglio, l'avevi riportato sul Dei del Diluvio. Sì, ci sono almeno 3 ritrovamenti dove dei microproiettili fondamentalmente di materiale meteoritico, di materiale cosmico, sono stati trovati piantati in profondità nelle corna di un bufalo siberiano, in un mammut dell'Alaska e anche in un terzo esemplare. Fra l'altro sono stati ritrovati soltanto da un lato, quindi chiaramente è come se ti avessero sparato questa mitragliata in un'unica direzione, hanno colpito queste corna. Ci sono alcune ambiguità su quei ritrovamenti perché come sempre o come spesso accade, l'analisi a radiocarbonio di quei reperti ha dato delle datazioni stranissime, se non ricordo 36.000 anni fa, eccetera. Però in teoria ci sarebbero alcune spiegazioni anche a questo discorso delle datazioni, oltre a quelle che ho dato l'altra volta, no? Però di fatto sta che quelli sono microproiettili di origine cosmica trovati piantati nelle corna di animali della megafauna. Quindi diciamo che se anche non è perfettamente congruente per via della datazione, molte delle tesserine vanno a posto, anche in quel caso lì. Questo invece è un altro caso dove direi che tante tesserine vanno a posto. Questo è uno dei più famosi ritrovamenti di mammut che ci sono. Io l'ho visto dal vivo, è all'Ermitage a San Pietroburgo. Se vi capiterà di fare una gita, un viaggio, San Pietroburgo è una città bellissima, super europea e c'ha un museo bellissimo. L'Ermitage è da entrarci con la tenda e piantarsi dentro per 2 o 3 giorni. Veramente bellissimo. Questo è il mammut della Berezovka, credo di averlo pronunciato bene, trovato nel 1900. È stato trovato a causa di uno smottamento, quindi c'è stato uno smottamento della terra, quindi ancora una volta stava sotto qualche metro di questo materiale ed è stato trovato praticamente intero se non per la testa, perché la testa sporgeva, probabilmente è stata fuori per 2 o 3 mesi prima che fosse rinvenuto ed è stata quindi piano piano mangiata dagli animali selvatici, a dimostrazione ancora una volta che la carne era fresca, altrimenti i lupi non l'avrebbero mangiata. Ci sono alcune cose interessantissime. Allora, innanzitutto la posizione. Questo animale, qui si vede come è stato ritrovato, era seduto in una posizione stranissima sul sederone, con le gambe dietro piegate e con le zampe davanti protese in avanti, ancora una volta. Questo animale ha mostrato chiarissimi segni, non vi sto a dire quali sono perché è una cosa abbastanza buffa, di soffocamento. Soprattutto negli animali maschili che muoiono per soffocamento c'è
un inequivocabile segno che quello, sì, nei maschi, nelle femmine no, solo nei maschi. No, Eh, nei Paesi Bassi, ho detto. dei paesi, dei Paesi Baschi, dei Paesi Bassi, sì. Bassi, bassi, località Sì, sì, bassa. ho capito, sì. Ma ci sono degli altri dati molto interessanti. Ora vi faccio vedere la foto all'Ermitage come l'hanno ricostruita, perché si capisce molto bene. Vedete come questa è la foto reale. L'animale gli è stata anche ricostruita la parte della testa, eccetera, insomma, adesso per farlo in maniera scenografica. Vedete in che posizione stranissima è stato trovato? Non soltanto questo, l'animale aveva il bacino fratturato, aveva una zampa posteriore fratturata, aveva diverse fratture in tutto il corpo. Ora, sto oggettino qua era un robino da 5 tonnellate. Insomma, fratturare il bacino di un affare da 5 tonnellate, non so se basta una cannonata, probabilmente ci vuole qualcosa di un po' più forte. La sua posizione così fa molto venire in mente che questo animale sia stato sbalzato all'indietro da una qualche forza immane che l'ha scaraventato all'indietro e ovviamente nell'accasciarsi al suolo si è fratturato il bacino, quindi la parte posteriore, una zampa e diverse costole, quindi si è provocato tantissime fratture. Viene in mente anche che questa mano, di nuovo così violenta, è stata anche una mano gentile, perché non aveva lacerazioni, per esempio, della pelle, cioè non era stato colpito da una roccia perché era stato, diciamo, travolto da una frana, perché altrimenti avrebbe avuto delle scoriazioni nella pelle, cioè era all'apparenza intatto ed era tutto rotto dentro, tanto per capirsi. Quindi questo animale è stato sbalzato per chissà quanti metri all'indietro da una forza immane che gli ha provocato delle fratture mortali e poi è morto agonizzando, soffocando in quella posizione, cercando anche con le zampe davanti in qualche modo di rialzarsi. E poi ancora una volta è stato congelato e sotterrato completamente. Quindi la Berezovka ci dice qualcos'altro, ci dice che c'è stato prima della morte un evento in grado di far volare 5 tonnellate di mammut, che so io, per qualche decina di metri all'indietro. Viene in mente qualche cosa che potrebbe aver creato un'onda d'urto di quel genere, perché non è stato un colpo con un remo scagliatogli da un gigante, perché sennò ci sarebbe la remata in fronte. Stiamo parlando di venti a 1000 km all'ora. Insomma, vi ricordate che in tutti i miti del diluvio si parla di venti fortissimi. Vi ricordate che si parla di ehm, carcasse disarticolate da una mano cosmica che non si capisce quale fosse. E quella mano cosmica può essere necessariamente soltanto o l'acqua o l'aria. E in questo caso tutto fa pensare che fosse l'aria. Quindi mi immagino uno scenario di venti improvvisi devastanti che scaraventano questo animale all'indietro e sono improvvisi al punto che questo animale è stato trovato con l'erba masticata in bocca. Quindi non ha fatto in tempo a buttare giù il boccone. Gli hanno trovato l'erba ancora fresca in mezzo ai denti, oltre che nello stomaco. Quindi ci dà molte indicazioni su quello che è successo. E poi è stato congelato ed è stato sommerso dalla terra. E così noi l'abbiamo ritrovato. Ci dice ancora qualche cosina di interessantissimo. Questo è forse il ritrovamento più illuminante per ricostruire cosa è successo. Quando l'hanno scavato, hanno trovato ovviamente del ghiaccio e hanno trovato uno strato di ghiaccio dove lui era semi immerso, quindi fate conto una lastra di ghiaccio e così veniva descritta questa lastra di ghiaccio da chi l'ha ritrovata. Esso, quindi lo strato di ghiaccio, l'ho aggiunto io, risulta ricco di bolle d'aria insolitamente di grandi dimensioni. Ha una struttura che ricorda più dei chicchi di grandine addensati e uniti insieme, piuttosto che del normale ghiaccio compatto. Resti di mammut sono stati trovati sopra, sotto, accanto e parzialmente immersi all'interno di questo ghiaccio, chiara indicazione che la loro morte è concomitante con la sua formazione. Ora, questi signori ci stanno dicendo che non era proprio ghiaccio, cioè non era
il ghiaccio che si forma nel laghetto che si ghiaccia, erano più come delle gocciolone di acqua che si sono ghiacciate, hanno fatto tanti cubetti e poi si sono addensate insieme. Questo ci stanno descrivendo. E di nuovo fa venire in mente qualcosa di o una tremenda grandinata, questa potrebbe essere un'idea, oppure di nuovo questo freddo improvviso in un ambiente con venti incredibili e piogge incredibili che congela all'istante l'acqua che sta cadendo. Ma la cosa che colpisce è quest'altra e ci dà secondo me un'altra indicazione che va nella direzione di The Day After Tomorrow. E l'indicazione è questa. Più in basso, quindi più sotto alla Berezovka, è stato trovato un altro strato di ghiaccio che era più solido, più compatto e trasparente, in alcuni punti completamente bianco e fragilissimo. Attenzione a questa cosa. Appena l'hanno scavato e l'hanno esposto all'aria, anche per un brevissimo periodo di tempo, questo ghiaccio ha immediatamente cambiato colore ed è diventato giallo-marrone, fino a diventare come il ghiaccio trovato invece in superficie. Questo è un fenomeno molto strano, ma neanche troppo. È un fenomeno chiaramente ossidativo, no? È lo stesso fenomeno che produce la ruggine sul ferro, solo che in questo caso è avvenuto in maniera molto rapida e molto veloce. Quindi ha trasformato un ghiaccio trasparente in un ghiaccio, tra virgolette, ossidato. Questo ci dice che quel ghiaccio trasparente si è formato in un ambiente probabilmente ehm, con carenza di ossigeno, con carenza d'aria. E quindi nel momento stesso in cui invece è stato esposto all'aria si è ossigenato, quindi si è mischiato con l'ossigeno presente nell'aria e ha cambiato colore. Quindi questo ambiente privo d'aria o con basse pressioni atmosferiche e il fatto che questi animali li abbiamo trovati morti per asfissia e quello che Gianluca suggeriva, The Day After Tomorrow, ci danno delle indicazioni molto forti della direzione in cui guardare per capire cosa è successo in quei giorni. Di più poi dopo non lo raccontiamo, perché sennò raccontiamo davvero tutto il libro. Però erano degli esempi che mi premeva toccare per stuzzicare l'appetito a chi vorrà poi unire i puntini, capendo poi bene qual è che è la nostra ipotesi, perché non si dica mai che sia esattamente quello che è successo, è semplicemente la nostra ipotesi. Ho pensato di affrontare questo spinosissimo argomento in questa maniera. Quindi parliamo di fasce climatiche, che tu palle, insomma, un argomento di quelli proprio boring, noiosissimi. Beh, no, perché abbiamo appena Allora, visto che sono cambiate le fasce climatiche. Insomma, la Siberia stava in una fascia climatica temperata e ora sta in una fascia climatica artica.